Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi non crederete a ciò che vedrete. Ho da poco concluso il setup della 595 Abarth del 1970 swappata col motore della Civic Type R del 2020 elaborato a 506 cavalli. Se avete perso questa piccola bomba la trovate all'interno della playlist Gran Turismo 7 nel mio canale. Memore del lavoro che ci è voluto per rendere quell'auto gestibile e guidabile esclusivamente con i controlli attivi, anche per la poca deportanza che era capace di generare con le appendici aerodinamiche e il poco peso della scocca della carrozzeria di quella piccola 595. Quando ho guardato i dati dell'auto che tra poco vedrete anche voi, sono stato da subito pessimista. Non pensavo di riuscire a creare un setup nemmeno lontanamente performabile per Tokyo, soprattutto perché non ci sono appendici aerodinamiche da installare. Abbiamo una deportanza pari a 0 all'anteriore e a 0 al posteriore. E invece, dopo soli 4 giorni di lavoro, è venuta fuori un'auto che chiude Tokyo in meno di 26 minuti. Ma andiamo a vedere quale auto è e con quale motore swapparla. Chiamarla auto forse è troppo, questo è più un ammasso di lamiere saldate, eppure guardate come va sul bagnato al primo giro di Tokyo, e questo senza nessun controllo attivo. Avete capito bene, nessun controllo attivo. Guardate come chiude le curve, guardate come mantiene la corda della curva. Questo è stato possibile andando a creare una geometria delle sospensioni completamente sbilanciata, quindi da un setup che non permetterebbe a qualsiasi macchina di sterzare, con questa invece andiamo da Dio. Statemi a sentire 2 minuti, vi dico quei pochi accorgimenti che servono per guidare bene questa macchina. Non è come la 595, non è impegnativa e non si sbaglia quasi mai. Ho fatto 8 gare con questa macchina per arrivare al punto dove sono. In 8 gare solo 2 non ho fatto gara pulita, ma per errori miei più che altro. In quella che vedrete, l'ultima che ho fatta, non ho preso gara pulita per un contatto con Gallo proprio al primo giro. Alla S veloce del primo giro già siete in prima posizione, quindi capite che quest'auto è veramente performante. Più che altro la vera potenza sta nell'accelerazione e nella percorrenza curva, che è veramente veloce nonostante non abbia appunto nessun tipo di aerodinamica. Non ha purtroppo velocità massima, non riusciamo ad arrivare a 300 km/h. Avevo trovato il modo, ma i rapporti diventavano veramente ingestibili, soprattutto in accelerazione la macchina scodava troppo e non era più guidabile come lo è adesso, quindi ho preferito limitare la velocità massima, lasciarla così, ma avere un ottimo controllo sia in curva che sul rettilineo. Il punto cruciale è la gestione di freno e acceleratore. Se siete docili con questi due comandi riuscirete a guidare questa macchina benissimo. Guardate in gara, potete guardare ogni fase della gara perché lo faccio sia all'inizio che alla fine, quando è bagnato che quando è asciutto. Mantengo sempre leggermente premuto l'acceleratore, serve per aiutarla a non scomporsi, quindi solo in staccata lasciamo l'acceleratore. Le staccate potete farle profonde ma solo all'inizio, quando state arrivando sulla curva, quando dovete prendere la corda della curva, quindi girare lo sterzo, lasciate il freno progressivamente, non tenetelo premuto, non lasciatelo bruscamente perché la macchina ovviamente si comporterà di conseguenza a quello che voi fate. Quindi ricordate, dovete solo essere docili e lenti con la gestione dei due comandi. Se riuscite ad avere questa confidenza con accelerazione e frenata, la macchina sarà veramente veloce. Sono riuscito a girare anche in 2.02 basso, ovviamente nella seconda parte di gara con asfalto asciutto, nonostante, come dicevamo, non ha velocità sul rettilineo. Quindi capite che se avesse anche velocità, questa sarebbe la macchina più veloce per Tokyo, anche della TP100. Per quanto riguarda la strategia di gara,
per le soste ai box ne facciamo una sola, facciamo una prima parte di gara, quindi 6 giri, ci fermiamo alla fine del sesto giro con le gomme intermedie, entriamo ai box, mettiamo gomme da corsa dure, arriviamo fino a fine gara. Attenzione l'ultimo giro perché le gomme da corsa dure saranno alla frutta, quindi rischiate di sbagliare e compromettere la gara pulita. Per quanto riguarda invece la gestione carburante, armatevi di pazienza perché qui dobbiamo lavorare con la mappatura, sia per i consumi, altrimenti non arriviamo a fine gara, sia per la potenza di questa macchina. Più di 880 cavalli, nessun controllo. Quando siete in curva, se sbagliate col gas tenendola a mappa 1, non la riprendete più. Quindi per i primi 6 giri, quindi la parte in cui utilizziamo le gomme intermedie, procediamo nel tratto curvilineo. Guardate poi in gara dove precisamente faccio il cambio, ma parliamo dell'ingresso alla S veloce, passo a 6, e dove sta la discesa che ci porta sull'ultimo tornantino, ritorno a 1, quindi 1 per tutto il rettilineo e così via per tutta la gara. Quindi la prima fase di 6 giri, mappa 1 sui rettilinei, mappa 6 sui tratti curvilinei. Nella seconda parte di gara, quando mettiamo le gomme da corsa dure, rimane sempre mappa 1 sui tratti rettilinei, ma basterà impostare la mappa a 4 sui tratti curvilinei. Arriveremo a fine gara e la macchina sarà comunque perfettamente gestibile. Andiamo a vedere quindi cosa installare in GT Auto. Vediamo il setting di questa macchina, dove ho ancora un paio di cose da dirvi, soprattutto sui freni. Vediamo la gara e poi ci sentiamo a fine gara per i commenti. Ovviamente la prima cosa che dobbiamo fare è montare la carrozzeria larga. Allarghiamo la carreggiata, la macchina sarà molto più stabile. Andiamo poi ai cerchi in lega. Installate il modello che volete, le dimensioni massime 18 pollici, larghezza del cerchione larga e centricità rimane standard. Come parti personalizzate, come dicevamo, non abbiamo nessun tipo di aerodinamica, quindi la scelta è prettamente estetica. Anche al retrotreno, solo esclusivamente una scelta estetica. Il motore da montare per lo swap di questa piccola Willys è l'Hellcat Charger. Arriveremo elaborandolo a 884 cavalli, quasi 1050 Nm di coppia, su 1269 kg di peso. Le gomme da installare per partire, come abbiamo detto, sono gomme da corsa intermedie. Alla fine del sesto giro rientriamo, mettiamo gomme da corsa dure. Installate sospensioni personalizzabili ed impostate questi parametri. Installate un differenziale personalizzabile, impostate questi parametri. Installate un differenziale centrale personalizzabile, lo impostate al 50% all'anteriore, 50% al posteriore. La deportanza purtroppo non esiste su questa macchina. Installate una ECU personalizzabile, la teniamo al 100% di potenza. Installate una zavorra impostata su 200 kg, posizionata all'anteriore meno 35. Il limitatore di potenza non serve. Installate un cambio personalizzabile da corsa. La velocità di punta a 280 km/h. Purtroppo questo cambio ha soli 4 rapporti, quindi partiamo dal finale di 4.600. Andate poi questa volta a partire dalla quarta marcia ad abbassarli fino ad ottenere questi valori. In questa macchina la prima dovete considerarla a tutti gli effetti come una marcia. Di solito la prima la mettiamo solo per rallentare nelle curve strette in Gran Turismo sulle altre auto. Qui le marce sono poche, quindi l'ho regolata come se fosse una marcia. All'uscita dal tornantino accelerate di prima, non mettete la seconda, altrimenti starete sotto coppia e la macchina non tira.
Installate un intercooler da corsa, un compressore volumetrico ad alto regime, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa. Il sistema frenante rimane normale, non vi spaventate, come vedete avevo montato dei dischi da corsa. Quando avevo iniziato a sviluppare questo setup, ero partito con gomme sport morbide all'anteriore, gomme intermedie al posteriore. A fine gara stavo sui 26 minuti e 15, 26 minuti e 20 secondi di tempo totale, comunque performante. Avevo più punti prestazione, poi sono passato alle intermedie gomme da corsa, ho dovuto limitare i punti prestazione, quindi ho rimosso il sistema frenante perché con la potenza sarei andato a finire troppo in basso, la macchina non sarebbe più stata veloce. Ma non vi preoccupate perché da un compromesso è nato un vantaggio. Con i freni da corsa la macchina si scomponeva tantissimo, era veramente difficile fare quello che vi dicevo prima, ovvero gestire bene e contemporaneamente acceleratore e freno, perché ovviamente la potenza frenante di un impianto da corsa è nettamente superiore rispetto ai freni stock di una Jeep Willys. Mettendo dei freni stock è vero che la frenata si è allungata, ma questo ve ne accorgete solo alla staccata dell'ultimo tornantino. Guardate bene dove vado a staccare perché è ben prima del cartello dei 200 km/h. Ma la gestione della macchina è nettamente migliorata, è diventata gestibile senza nessun tipo di controllo. Quindi da un compromesso ne è nato un enorme vantaggio perché ho abbassato i punti di prestazione, la macchina ha guadagnato controllo, ho potuto mettere gomme da corsa. Le pastiglie dei freni invece sono da corsa. Installate un controller freni, impostatelo su -5, quindi tutto all'anteriore. Un'altra cosa, questo setup è sviluppato esclusivamente per guidare la macchina senza nessun tipo di controllo. Lo vedete che è una gestione di sospensioni ed elettronica che porta la macchina completamente al sottosterzo. Se voi attivate il TCS la macchina non girerà mai, sappiatelo da prima. Installate frizione e volano da corsa. Come elaborazioni motori installate l'aumento dell'alesaggio, lavorazione dei condotti. Infine per la carrozzeria installate una riduzione del peso fase 1. Ripetiamo, se avete saltato la parte, nessun controllo attivo su questa macchina tranne l'ABS ovviamente. Se impostate i controlli siate coscienti che la macchina non girerà.
Da un inizio pessimista, dove pensavo che dopo due curve avrei abbandonato lo sviluppo di questa macchina, più che altro nemmeno iniziato, sono arrivato a poter dire che questa è una delle macchine più belle che io abbia mai guidato a Tokyo, una delle macchine più veloci. 2.02 basso è il mio record su questa pista con questa macchina, ma oltre che la velocità mi piace proprio da gestire, mi piace da impostarla, da farla entrare sulla curva, mi piace da gestire in percorrenza curva e mi disarma l'accelerazione fulminante che ha questa macchina. Spero che piaccia anche a voi, spero soprattutto che riuscirete a controllarla col joystick. Io sapete lo faccio col volante e questo setup soprattutto è studiato, è nato su una guida senza nessun tipo di controlli. Quindi fatemi sapere come vi trovate, lasciatelo nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i successivi contenuti. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.